Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magiane Lichten, l'unico corso capace di unire lo squallore del true crime al fastidio di un assolo di vuvuzela. La lezione di oggi verte sulla coniugazione dell'indicativo presente e dell'indicativo futuro e segue quella della scorsa volta, quando ci siamo inoltrati sul periglioso sentiero della coniugazione dei verbi. Ti consiglio di recuperarla, la trovi qui sopra. Ciao! L'indicativo presente in monellico è quasi perfettamente sovrapponibile all'indicativo presente in italiano. Ci sono poche, piccolissime differenze che vedremo comunque a breve. La coniugazione è uguale per tutti i verbi, tranne uno, il verbo essere, che abbiamo visto nella scorsa puntata. Quindi diamoci dentro e vediamo come si coniuga, per esempio, il verbo esci, il verbo sperare. Amesciu, amesciu. Asesce, assesce. Aesh, aesh. Ameshon, ameshon. Aseshet, aseshet. Aesho, aesho. L'indicativo presente in monellico si traduce molto spesso con l'indicativo presente anche in italiano. Ci sono delle piccole eccezioni, perché in alcuni casi l'indicativo presente sostituisce il perfetto oppure il futuro. Ma andiamo con ordine. Cominciamo dall'uso del presente storico, che in monellico è diffusissimo. Per narrare eventi passati normalmente si utilizza il tempo perfetto, ma la costruzione del perfetto, come vedremo in una futura puntata, è molto complessa in lingua monellica, quindi si preferisce utilizzare il presente per narrare proprio un evento che è già avvenuto e si è già completato. Questa è una cosa che capita in tantissime altre lingue, capita anche in italiano. A cosa bisogna fare attenzione però? Bisogna fare attenzione che l'utilizzo del presente storico sia su tutto il testo, non è che una frase la faccio al presente e un'altra la faccio al presente, cioè o tutto o niente. Proviamo a vedere questo esempio. I congiurati uccisero Cesare. Quindi un evento decisamente passato, sono passati più di 2000 anni, vediamo le due versioni, quella con il perfetto e quella con il presente. Al perfetto avremo Cassartan sumoniuntes anenegroca, invece al presente Cassartan sumoniuntes anegro. Vedi quindi come preferire il presente negro rispetto al perfetto nenegroca e reiterare questa scelta più volte all'interno di un testo possa portare a semplificarlo notevolmente. Vediamo adesso il rapporto tra indicativo presente e indicativo futuro. Partiamo con la coniugazione dell'indicativo futuro, che ha le stesse uscite dell'indicativo presente, ma con l'accento spostato sull'ultima sillaba. Quindi vedi, è molto semplice. Vediamo di nuovo il verbo esci. Amesciu, amesciu. Asesce, asesce. Aesce, aesce. Ameshon, ameshon. Aseshet, aseshet. Aesho, aesho. Facile, vero? Bene, sappi che l'indicativo presente sostituisce l'indicativo futuro quando siamo in presenza di un avverbio di tempo oppure di una locuzione che ci facciano già capire che l'evento descritto nella frase si svolgerà nel futuro. Per esempio, la frase partirò domani. Posso utilizzare tanto il presente, koach anveno apo, quanto il futuro, koach anveno apo, perché c'è quel koach domani che mi fa capire che l'evento si svolgerà nel futuro. L'indicativo presente, inoltre, traduce anche il futuro anteriore in italiano. Il futuro anteriore si utilizza quando siamo in presenza di un'azione futura antecedente a un'altra. Vediamo questo caso. Quando arriverai avremo già finito. La traduzione è Piotasicché agorra tomasvidom. Qui siamo in presenza di due verbi, il verbo icché, futuro del verbo ikkin, arrivare, giungere, e poi assuidom, l'indicativo presente alla prima persona plurale del verbo finire, compiere, terminare. Questo perché? Perché entrambe le due frasi, entrambi i verbi si riferiscono a un evento futuro, ma quello più distante, quindi quello più lontano da questo momento,
che arriverai si traduce al futuro. Invece quello più prossimo, quindi assuidum, finiamo, terminiamo, compiamo, si traduce invece con l'indicativo presente. Anche con oggi abbiamo finito. Era da tanto tempo che desideravo girare questo video perché mi andava proprio di condividere con tutti il sublime piacere di coniugare i verbi e di assaporare una maggiore complessità nella costruzione della frase. Quindi, preparati al peggio. Stanco delle solite lingue? Ma già è licte!